Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Il calciomercato dell'Inter in questi giorni vive un po' una fase di studio. La dirigenza sarà comunque chiamata a fare qualcosa da qui a fine mercato dopo aver fallito degli obiettivi, la pista Lookman che è stata abbandonata, ed in questo momento il focus sembra concentrato sul centrocampo in primis e poi sulla difesa. E per questo motivo spuntano dei nomi nuovi che andremo ad analizzare anche per capire di che tipo di calciatori si tratta. I nomi corrispondono a quelli di Yaoui Cissé e Mamadou Doumbia, che comunque sono accanto a quello ancora valido di Manu Koné, e poi andremo a vedere anche gli altri movimenti possibili in difesa, oltre a qualcosa in uscita. In realtà ci sono delle uscite che più che altro si stanno un po' in un certo senso rallentando. Prima di iniziare il contenuto, come al solito vi ricordo, se vi fa piacere aiutare il canale, di lasciare un bel like al video, l'iscrizione e magari anche la campanella attiva per non perdere nessun contenuto. Per il centrocampo il nome di Manu Koné è un nome che è sempre vivo nei radar nerazzurri. Certo, però la Roma fino a questo momento ha chiuso alla cessione e al momento non ha riaperto, quindi bisognerebbe comunque attendere un segnale dalla sponda giallorossa di Roma. La Roma probabilmente potrebbe essere tentata alla cessione per motivi di fair play finanziario. Ad oggi però l'Inter naturalmente deve guardarsi intorno e cercare un profilo per il proprio centrocampo, profilo che l'Inter sta cercando per caratteristiche simile a Koné, ma sta scandagliando il mercato estero. E quindi naturalmente, se per Koné la richiesta sarebbe alta, l'Inter sarebbe anche pronta ad investire l'importo che era stato investito su Lookman, ma probabilmente, ecco, la Roma non sappiamo se aprirà, e se dovesse farlo probabilmente chiederà anche qualche milione in più rispetto ai 45 che l'Inter aveva messo sul tavolo per Lookman. Inter che quindi si guarda intorno, sta scandagliando il mercato estero, e in questo momento sono stati fatti due nomi, quello di Yaoui Cissé e quello di Mamadou Doumbia. Partiamo dal primo. Cissé è un centrocampista in forza al Rennes e centrocampista della Francia Under 21, classe 2004, quindi parliamo di un calciatore decisamente molto giovane che rispetta quindi i parametri imposti dalla proprietà. Calciatore che però si è messo in mostra anche nell'ultimo europeo, dove in 4 partite con la Francia, di cui 3 da titolare, ha realizzato 3 gol. È un centrocampista un po' possiamo dire duttile, quindi un calciatore che riesce ad abbinare la fase difensiva, recupero palla, riesce anche a verticalizzare, bravo anche quando si tratta, ecco, di fare dei passaggi in verticale, quindi calciatore che riesce un po' ad abbinare entrambe le fasi. Per scoprirlo meglio andiamo a vedere anche dei dati. Questo è il concetto di percentile. Per chi fosse poco incline alle statistiche è un qualcosa di diverso dalla percentuale. Dire che un calciatore, ecco, per farla breve, ha il 99esimo percentile o l'87esimo percentile in quella determinata statistica, in questo caso è confrontato con gli altri centrocampisti, significa praticamente che in quella statistica fa meglio su un campione di 100 centrocampisti, lui fa meglio di 87 calciatori. Quindi chiaramente, se vediamo i passaggi progressivi di Cissé all'87esimo percentile, significa che su 100 centrocampisti presi in esame lui fa meglio di 87 calciatori nei passaggi progressivi. Quindi, detto questo, aperta e chiusa parentesi sul percentile, andiamo anche a vedere dei dati appunto di Yaoui Cissé. E vediamo innanzitutto, ecco, dal punto di vista difensivo, nei tackle è al 79esimo percentile, nei blocchi addirittura al 99esimo percentile, quindi calciatore che comunque riesce a dare quell'equilibrio che l'Inter cerca a centrocampo. E come dicevamo prima, oltre, ecco, al recupero palla, nelle diciamo prese di possesso palla, recupero palla riusciti, si trova all'85esimo percentile. Mentre per quanto riguarda i passaggi, anche qui troviamo delle buone statistiche. Come dicevamo, un calciatore che poi, recuperata palla, riesce anche a verticalizzare, quindi tecnicamente è comunque valido. Lo troviamo infatti nei passaggi progressivi all'87esimo percentile e nei passaggi, nella percentuale di passaggi completati, al 76esimo percentile. Andiamo un po' anche in qualche dettaglio più dal punto di vista numerico, prendendo in esame l'ultima stagione che ha giocato proprio in Ligue 1 col Rennes. E vediamo che dal punto di vista difensivo è comunque un calciatore che dà equilibrio, perché fa
tanti intercetti a partita, sono 0,9, comunque un numero importante, ma soprattutto le palle recuperate a partita, in media sono 5,6 palloni recuperati a partita, superiori anche a Barella, ed è un buon numero anche quelli recuperati nella zona offensiva, 0,6. Proseguiamo anche in qualche altra statistica, vediamo calciatore bravo anche nel contrasto, nei contrasti vinti, 4,6 contrasti vinti, 4,3 i duelli a terra, perde qualcosa nei duelli aerei, però insomma l'Inter non cerca proprio duelli aerei a centrocampo quanto piuttosto sostanza, quantità. Sì, è un calciatore, come dicevamo, anche molto duttile. Se infatti andiamo a prendere le ultime due partite giocate con la Francia e le ultime due giocate con Rennes, vediamo un calciatore dei compiti diversi. Queste sono le partite con la Francia Under 21, ecco, prendiamo la heatmap, lui era uno dei due a centrocampo, ma agiva in maniera molto offensiva. Vediamo, la heatmap ci indica un calciatore che ha agito molto oltre o meglio, un po' oltre la metà campo, principalmente nella metà campo avversaria, mentre poi se andiamo a prendere la heatmap delle ultime due partite con Rennes, vediamo la heatmap più di un centrocampista puro. Questo è appunto per farci capire, parliamo di un calciatore duttile che quindi riesce ad abbinare entrambe le fasi. La richiesta del Rennes è comunque alta, si parla di una richiesta superiore ai 30 milioni di euro, quindi richiesta importante, ma richiesta che l'Inter comunque potrebbe soddisfare, anche perché chiaramente si è parlato di un gruzzoletto da spendere adesso sul mercato, ci sono state delle cessioni importanti, l'Inter aveva già messo in preventivo un'ulteriore spesa quando è stato accostato al nome di Lookman, e prendiamo ovviamente ciò che prendiamo per buono, ciò che comunque è trapelato, quindi non andiamo un po' a cercare, come dire, il complotto, un nome utilizzato soltanto per la propaganda. Insomma, se l'Inter aveva messo sul piatto 40 e passa milioni per Lookman, verosimilmente avrebbe quella cifra da spendere. Il problema è appunto come, su quale profilo. L'alternativa a Jaoui Cissé sarebbe Mamadou Doumbia, calciatore in forza all'anversa, sul quale però c'è già insomma l'interesse di diversi top club europei. È anche lui un calciatore classe 2004, un calciatore comunque dal fisico importante, e qui vediamo anche le statistiche sul percentile di Mamadou Doumbia, spiccano i recuperi palla riusciti, addirittura al 99esimo percentile, così come i passaggi completati, la percentuale di passaggi completati, 91esimo percentile. In realtà poi se andiamo a vedere i blocchi, gli intercetti, i tackle, diciamo che ha statistiche inferiori rispetto a Cissé. Occhio però, perché poi se andiamo a vedere le statistiche stagionali di Mamadou Doumbia fatte con l'Anversa, quindi naturalmente va sempre contestualizzato il tutto, e il campionato belga forse è anche inferiore a quello francese, anzi toglierei anche il forse, però comunque un calciatore che recupera tanti palloni, ecco, in media 5,8 palloni recuperati a partita, e quello che colpisce ancora di più è il numero di contrasti e duelli vinti, addirittura in media a partita 7,8 contrasti vinti e 7,3 duelli a terra vinti, quindi in entrambi i casi parliamo di profili che sono validi, sono profili giovani, quindi calciatori che forse gli andrà dato anche un po' di tempo per adattarsi al campionato italiano, quindi calciatori che comunque arrivano dall'estero, da realtà diverse, entrambi classe 2004, quindi non è il Koné che arriva e può imporsi immediatamente perché magari già conosce il campionato, ha già una certa esperienza anche nella nazionale maggiore francese, però sono calciatori validi, calciatori che sì, costano tanto, che però possono rappresentare anche il centrocampo del futuro, e soprattutto sono quei profili che che sono stati ricercati finora nel mercato dell'Inter, ovvero quei profili futuribili, non per, come ho detto in altre occasioni, non perché poi devono essere obbligatoriamente rivenduti, ma perché devono accrescere il valore della rosa dell'Inter e con esso il valore societario. Come detto, il centrocampo non sarà l'unico reparto in cui sono concentrati gli sforzi del mercato nerazzurro, perché l'Inter si concentra anche sui movimenti in difesa. In realtà per il centrocampo erano spuntati altri due nomi che sono stati presto depennati dalla lista. Uno era Rabiot, che era stato offerto anche ad una cifra inferiore ai 10 milioni che inizialmente chiedeva il Marsiglia, ma insomma c'è stata subito una secca smentita, così come è stato smentito il nome di Ederson. Per la difesa invece
Come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, c'è Omar Solé che interessa all'Inter, per occhio, perché l'Udinese sarebbe poco propensa ad aprire al prestito con diritto di riscatto, e su Solé, come ben sappiamo, c'è ancora un giudizio, insomma, dal punto di vista legale c'è da definire un'accusa pesante che pesa sul calciatore, ed è quella di violenza sessuale, quindi l'Inter non vorrebbe fare un affare a titolo definitivo se prima non verrà definita la situazione giudiziaria di Solé. Ci sono delle alternative, sono stati fatti diversi nomi nel corso della giornata di ieri, nel caso in cui dovesse uscire Pavard, uscita che in questo momento non è assolutamente scontata perché la squadra che ha mostrato maggiore interesse è il Neom, ma il calciatore non vuole andare in Arabia, vuole restare in Europa. Dovesse uscire Pavard, si è fatto anche il nome di Renato Vega, anche lui comunque tornato al Chelsea, costo intorno ai 30 milioni, ma allo stesso tempo ci sono delle alternative che corrispondono ai nomi principalmente di Chalobah, che però nell'ultima partita del Chelsea è stato titolare, e Kivior dell'Arsenal, che potrebbe essere in uscita, anche se poi Arteta sembra che punti ancora sul calciatore. In ogni caso l'Inter potrebbe aggiungere un difensore giovane, quindi non subito titolare, ma che possa essere un'ulteriore alternativa a quelli già nel pacchetto arretrato. Dovesse uscire Pavard, si vocifera che i difensori che in entrata potrebbero essere addirittura 2. Dal mio punto di vista servirebbe più che un calciatore che vada ad allungare la rosa, un calciatore che possa essere poi titolare, non dico da subito, ma quantomeno nel giro di qualche mese, avere già il post per il centrale della nostra difesa. Però insomma i nomi che si stanno facendo non mi sembra che vadano in quella direzione. Poi non è escluso che magari l'Inter stia, come si suol dire, navigando sott'acqua per trovare il nome giusto, però insomma non sono nomi che mi esaltano, ecco, dal punto di vista della difesa, mentre quelli a centrocampo sono nomi che mi piacciono decisamente di più. Per quanto riguarda il capitolo uscite, c'è sempre il nome di Christian Aslani, c'è l'accordo col Bologna, non lo ha trovato ancora il calciatore, vedremo. Comunque insomma al momento tutto porta a pensare che si possa trovare la soluzione per portare Aslani al Bologna, mentre non sono così imminenti le uscite di Taremi e Palacios. Il primo alla fine è stato riaggregato alla prima squadra, quindi inizialmente si era vociferato che potesse allenarsi con l'Under 23, in realtà si allenerà con la prima squadra. C'è sempre l'interesse delle varie Leeds, Fulham, West Ham, Nottingham Forest, ma al momento nessuno ha approfondito quell'interesse, e un po' lo stesso discorso va fatto anche per Palacios. C'è l'interesse del Rayo Vallecano, non è un interesse che è stato approfondito, si parla di una richiesta, il Rayo Vallecano lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, l'Inter vorrebbe un diritto fissato a circa 8 milioni, però anche lì non parliamo di un affare addirittura d'arrivo, quindi si rischia che ci sono due esuberi, uno anche pesante dal punto di vista dell'ingaggio ed è quello di Taremi, che al momento non hanno trovato ancora una soluzione, e insomma in un certo senso il rischio che possa rimanere all'Inter in questo momento sembra più che reale, anche se ci auguriamo che possa partire. Al di là del fatto che Taremi non è riuscito ad incidere, ma ad oggi rappresenta davvero l'ultimissima scelta nel reparto avanzato, è un ingaggio pesante, è un calciatore che se non dovesse migliorare le sue prestazioni, se dovesse confermare ciò che ha fatto, o meglio non ha fatto vedere lo scorso anno, diventa sempre più difficile da cedere. Quindi insomma l'auspicio è che si possa trovare una soluzione in questi ultimi giorni di mercato. Soluzione che in realtà, o meglio soluzione, interesse c'è stato anche per il nostro direttore Piero Ausilio, cioè l'Al-Hilal di Inzaghi. Qualcuno dice che Ausilio potrebbe essere interessato, ma insomma questa mattina anche la Gazzetta dello Sport parlava di un Piero Ausilio concentrato soltanto sull'Inter e quindi destinato a rimanere nella dirigenza nerazzurra. Anche se poi va detto che in quest'ultimo mercato ci sono state da parte dei tifosi tante critiche anche per lui, seppur dal mio punto di vista le critiche non sono da fare, se eventualmente ci saranno da fare non sono soltanto per Marotta e Ausilio, che qualche errore lo avranno fatto, ma molto dipende anche dalla visione della proprietà e quindi da ciò che viene chiesto a Marotta e Ausilio. Se si chiedono profili
giovani che hanno un costo contenuto e devono essere futuribili, naturalmente poi ci sono alcune trattative di mercato che per forza di cose non possono essere concluse, fermo restando che, come ho detto anche in altre occasioni, Marotta e Ausilio comunque, come tutti i dirigenti, degli errori li hanno fatti e sicuramente in diverse situazioni potevano gestire meglio, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite, e non per ultimo anche la gestione mediatica di alcune situazioni, Lookman e Aslani su tutte. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti cosa vi aspettate da queste ultime, ormai meno di 2 settimane di calciomercato, se i nomi che sono stati accostati all'Inter sono nomi che vi piacciono, oppure se insomma non vi convincono questi accostamenti, queste presunte trattative che vengono riportate dai giornali. Insomma, come dico sempre, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.